Poco tempo fa ho pubblicato un video dedicato a Retouch for Me riguardo lo Stray Hairs, il plugin per sistemare i capelli nei ritratti. E neanche il tempo di pubblicarlo, ecco un nuovo plugin Retouch for Me, lo Skin Tone. Questo strumento lavora in modo molto specifico sul tono della pelle. Individua automaticamente le aree esposte, analizza il tono medio e uniforma discromie, rossori e piccole variazioni cromatiche, mantenendo un risultato molto ma molto naturale. È particolarmente utile quando vogliamo ottenere una pelle più omogenea senza intervenire manualmente su ogni singola zona. Ok, partiamo subito con la dimostrazione. Tutti i plugin di Retouch for Me possono lavorare in modalità standalone oppure in modalità plugin all'interno di Photoshop. In questo caso, modalità standalone, il funzionamento è molto semplice, basta trascinare l'immagine dentro la finestra, questa verrà elaborata molto velocemente, semplicemente perché si tratta di un'immagine JPEG e questo è il risultato prima e dopo, prima e dopo. Come vedi, il rossore viene completamente rimosso in maniera assolutamente naturale, cioè non appiattisce la pelle, non crea quell'effetto artificiale che a volte si ottiene con interventi troppo aggressivi. Ok, entriamo in Photoshop e vediamo il funzionamento in modalità plugin, che è quella che io preferisco. Capita spesso nei ritratti, specialmente con pelli particolarmente chiare, di avere una dominante magenta sulla pelle, come in questo caso. Il problema viene risolto in maniera veramente semplice con Skin Tone, basterà duplicare il livello di base, quindi comando CTRL J, poi filtro all'interno di Photoshop, Retouch for Me Skin Tone e si apre la finestra che abbiamo visto precedentemente. E questo è il prima e questo è il dopo. Faccio anche uno zoom, questo è il prima e questo è il dopo. Con lo slider posso aumentare o diminuire l'intervento, lasciamolo pure così per ora, e attivare la modalità livello. Questo è molto interessante. Clicco su applica, si crea questo livello che va messo però in soft light, cioè in luce soffusa. E adesso posso regolare la mia opacità, per esempio, del livello per avere il risultato più naturale possibile. Ed ecco un'immagine davvero particolare, molto difficile se vogliamo sistemare un po' il rossore, della pelle, proprio perché con tutte queste lentiggini sarebbe davvero un grosso problema. Vediamo Skin Tone come si comporta, quindi anche in questo caso duplico la mia immagine di base, il mio livello di base, entro su Retouch for Me, Skin Tone e questo è il prima e questo è il dopo, prima e dopo. Diamo su applica, come sempre lo mettiamo in luce soffusa, però se guardi bene, prima e dopo abbiamo eliminato anche il rossore sulle labbra, quindi posso per esempio mettere una maschera bianca, poi con il pennello nero, magari con un flusso al 10%, posso ritoccare in questo modo e questo è il prima e questo è il dopo, prima e dopo. Ovviamente anche in questo caso posso diminuire per esempio l'opacità di tutto il livello per rendere l'effetto naturale. Ma Retouch for Me Skin Tone non si occupa solamente del viso, si occupa anche di altre parti del corpo. Per esempio, in questo caso abbiamo del rossore anche sulle dita della mano della nostra modella. Vediamo un po' Skin Tone cosa fa. Command J per duplicare l'immagine, poi filtro Retouch for Me Skin Tone. Ecco che la nostra immagine viene elaborata, gli diamo immediatamente applica, mettiamo in luce soffusa. Ecco, e adesso vediamo un po' come ha reagito il nostro plugin. Quindi non solo ha eliminato il rossore sul viso, ma guarda anche le dita, questa zona, vedi che prima e dopo il plugin ha eliminato anche questo problema. Ed ecco l'ultima immagine di questa demo. Si tratta di un'immagine con un sacco di problemi, quindi utilizzerò i vari plugin di Retouch for Me per sistemare veramente con pochissimi clic questa fotografia. Prima di tutto però ti faccio vedere che il nuovo pannello di Photoshop con tutti i vari plugin di Retouch for Me è stato ridisegnato. Praticamente è stato aggiunto il pannello Skin Tone e il pannello Stray Hairs di cui ho fatto il video la scorsa settimana. Con questo pannello io posso andare a lavorare sia sul device sia in cloud. Se lavoriamo on device, utilizziamo i plugin che sono installati direttamente nel computer, quindi è la soluzione ideale se usiamo spesso questi plugin a livello professionale.
In alternativa possiamo lavorare in cloud utilizzando dei crediti. È una soluzione molto interessante, soprattutto per chi non fa ritratto in modo continuativo e vuole usare questi strumenti solo quando servono. Se volete provarlo, in descrizione trovate il mio link dove avete il 20% di sconto su tutti i prodotti del Touch for Me, compresi anche i crediti. In più, lavorare in cloud permette anche di alleggerire il carico sul computer perché l'elaborazione viene fatta sui server di Retouch for Me, cosa utile soprattutto se non abbiamo una macchina particolarmente potente. Ma detto questo, vediamo come lavorano questi plugin su questa immagine. Come prima cosa attivo i plugin che mi servono per questa immagine. Heal sicuramente mi va a togliere macchie varie, brufoli e quant'altro. Il Mattify non mi serve perché non ho riflessi di luce. Dodge and Burn sicuramente perché mi va a togliere magari occhiaie. Portrait Volumes assolutamente, questo è uno di quelli che preferisco. Lo Skin Tone, Eye Versales e Eye Brilliance perché così va a lavorare esattamente sugli occhi. Polvere, denti, skin mask, nient'altro perché non mi serve. Retouch e in un colpo solo ecco cosa i nostri plugin vanno a fare. Rimango qui in tempo reale così vediamo effettivamente anche i tempi di elaborazione. Questi dipendono però dalla potenza del computer e guarda un po' prima e dopo. Questo è il prima e questo è il dopo. Prima e dopo. Incredibile! Praticamente abbiamo fatto tutta questa elaborazione con un unico clic. Abbiamo tolto macchie, abbiamo migliorato gli occhi, prima e dopo, il Dodge and Burn, quindi eliminato, come vedi, le macchie scure, occhiaie e quant'altro, lo Skin Tone, ha eliminato i rossori e poi abbiamo dato volume prima e dopo, abbiamo dato volume alla nostra immagine. Bellissimo, davvero incredibile questo risultato naturale in pochissimi clic, ma facciamo anche un ulteriore passo in avanti. Chiudo il pannello di Retouch for Me perché voglio fare un passetto in più, così giusto per divertimento. Creo un livello somma e dentro dal menu filtri sempre Retouch for Me e apro Face Make. Di questo plugin ho fatto un po' di tempo fa un video dedicato. Entro nella sezione Lifting che la attivo e come vedi in questo caso ho modificato leggerissimamente le fisionomie della nostra ragazza. Attenzione che questa è una cosa delicata, si deve fare con grande senso di equilibrio, niente esagerare. Poi per quanto riguarda il trucco posso mettere migliorare un po' le sopracciglia, guarda prima e il dopo, poi andiamo sugli occhi, potrei mettere un po' di smoke veil, anche in questo caso guarda il prima e il dopo, e poi per quanto riguarda le labbra per esempio un po' di plump lips, ok? Posso aumentare o diminuire e questo è l'intervento globale prima e dopo, prima e dopo. Diamo applica e ritorniamo all'interno di Photoshop e questo è il risultato veramente con pochissimi clic. Siamo partiti da questa immagine ed è incredibile il miglioramento e poi siamo arrivati a questo. Quindi questa è la parte di Retouch e questo con Face Make. Come avete visto, questi strumenti permettono di lavorare in modo molto veloce, ma soprattutto di ottenere un risultato professionale con pochissimi clic, mantenendo sempre naturalezza e controllo sul risultato finale. In questo momento Retouch for Me Skin Tone è anche in offerta, ma sinceramente non so per quanto tempo resterà ancora disponibile a questo prezzo. In ogni caso, utilizzando il mio link trovate il 20% di sconto su tutti i prodotti del Touch for Me e durante l'anno, soprattutto in occasione di promozioni particolari, gli sconti possono aumentare e anche di molto. Il consiglio quindi è quello di tenere sempre sott'occhio il link in descrizione. Spero che questo video vi sia stato utile come sempre. Se volete provarlo trovate il link in descrizione da cui potete anche scaricare la versione di prova, così potete vedere come funziona direttamente sulle vostre immagini. Se avete domande o volete condividere la vostra esperienza con questo plugin scrivete pure nei commenti perché il confronto, come dico sempre, è la parte più interessante. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per restare aggiornati sul mondo della post-produzione e della fotografia. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!